Allora, oggi mi trovo nel bellissimo poligono Valmara, ci troviamo in località Arroyo del Sangro e qui avrò l'occasione finalmente di sparare più o meno a 1 chilometro. Impatto. In viaggio verso il poligono, non vedo l'ora di arrivare, ve lo dico, paesaggi meravigliosi, giornata stupenda, quindi situazione perfetta direi. E finalmente sono arrivato nel bellissimo poligono Valmara, ci troviamo in località Arroyo del Sangro. In questa giornata poi stupenda c'è un bel venticello che peraltro ci darà sicuramente qualche problemino sui tiri lunghi. Infatti qua potrò sparare fino a, almeno per oggi, fino a 1 chilometro. In verità si può sparare anche più lontano di così, ma probabilmente lo faremo in una seconda sessione. Mi cimenterò quindi nei tiri su piastre, insomma, che alla fine si orientano come misure intorno ai 30 cm e spareremo quindi fino a circa 1 chilometro. Se non sbaglio il bersaglio più lontano a cui tirerò oggi sono circa 950 metri, poi comunque lo vedrete dai video. Infatti monterò qua direttamente sull'ottica una scope cam che vi permetterà di vedere direttamente quello che vedo io e quindi di seguire in diretta i tiri. Non vi nascondo che sono un pochino emozionato in quanto oltre al fatto che si spara con un certo angolo di sito positivo, ma sinceramente diciamo, a questa distanza ancora non ho mai tirato, quindi per me oggi è un po' una prima esperienza in questo campo. Vediamo, quindi vedremo come andrà a finire. Dovremo compensare questo vento che è abbastanza variabile, fa molto piacere, devo dire che ci sia, però effettivamente sui tiri poi vedremo quanto andrà a incidere e niente, non vedrete me, vedrete direttamente quello che vedo io. In questo modo diciamo, vi farò vivere un po' la mia esperienza di oggi. Quello che vedete è tutta area di tiro, a cominciare dai bersagli più vicino, quelli che vedete proprio davanti a noi, che sono 100, 200, 300, poi salendo ci stanno a 600, 650, poi si sale su e ovviamente con la camera adesso non riusciremo a vederli fisicamente perché sono piastre da 30 cm più o meno, ma si arriva fino a circa 1 chilometro lassù. E quindi ora diciamo, inizieremo a fare dei tiri, diciamo, personalmente inizierò dai 500-600 metri, la distanza a cui diciamo, normalmente tiro quando mi trovo a Roma e poi da là ci spostiamo sui target un po' più lontani. Il titolare gentilissimo mi farà da spotter, quindi mi aiuterà un pochino anche con eventualmente le correzioni. Il setup con cui tirerò oggi, probabilmente se mi seguite già lo conoscete, comunque per chi non mi segue ve lo illustro. Dunque è una carabina custom, praticamente ho utilizzato una canna Bergara, la serie Elite, insieme mezzo Creedmoor, montata su una calciatura MDT. E poi abbiamo un freno di bocca APV modello Raptor, un bipiede classico, diciamo, niente di particolarmente costoso. Ho utilizzato dei pesi della ballista per aumentare un po', diciamo, la stabilità, diciamo, nel momento del tiro della mia carabina. L'ottica è veramente tanta roba, se devo dire, ma soprattutto è molto nitida nell'immagine, anche salendo gli ingrandimenti, in quanto quest'ottica arriva a ben 35 ingrandimenti, l'immagine rimane comunque molto definita, molto intellegibile. Anche la resa dei colori è veramente ottimale. Io ho aggiunto una true lever, una leva che mi aiuta, diciamo, a cambiare velocemente gli ingrandimenti per una questione di comodità, perché in ambito, diciamo, agonistico, diciamo, quando affronto qualche gara, diciamo così, è più comodo poter variare velocemente appunto gli ingrandimenti a disposizione. Quest'ottica dispone di torrette belle grandi, molto comode da utilizzare, con dei click assolutamente udibilissimi,
zero stop, ma soprattutto quello che diciamo è veramente comodo è il fatto che queste torrette si possono diciamo regolare sul momento con una sola chiavetta, non devi smontarle, toglierle. Anche lo zero stop si attiva e disattiva molto velocemente. Che altro? Di qua ho una bolla elettronica che mi aiuta, diciamo così, a verificare che tutto sia perfettamente in bolla nel momento che tiro. Ovviamente ho anche montato una piccola bolla di quelle ad alcol, in caso questa per qualsiasi motivo magari dimentico di ricaricarla, dura tantissimo la batteria ma magari mi scordo, e quindi è sempre meglio avere un backup, diciamo così. E il resto niente, le munizioni sono ricaricate e basta. Possiamo procedere quindi ai tiri, ve lo dico, non vedo l'ora. Allora, iniziamo la scalata, diciamo così, verso i 1000 metri, partendo dai 600 metri. Il target, una piastra metallica, quella con la macchia bianca, un po' più piccola, se non sbaglio è 40 o 45 cm, quindi un target facile. Se guardate le piante, gli alberi a sinistra e in basso, ma anche i cespugli sotto, noterete il vento che, trattandosi del costone di una montagna, è molto variabile e salendo, diciamo, le condizioni cambiano. In questo caso il target è abbastanza grande, quindi insomma il tiro, diciamo, è abbastanza facile. Quindi procediamo con il primo tiro. Ok, siamo andati a bersaglio. Quindi ora siamo pronti per spostarci alla distanza superiore, che credo sia 650 metri. Ok, sulla sinistra potete vedere la piastra grigia sotto l'albero, color ruggine. Ecco, adesso andrò, diciamo, a puntarla. Quindi quella sotto la pianta, Ok. Questa misura circa 35 cm. Vediamo se l'alzo è giusto. Guardate l'albero sopra quanto si muove per darvi un'idea del vento, mentre da dove sono io a sparare praticamente la bandiera era quasi ferma. Se notate l'albero vedrete che ogni tanto si ferma, poi si ricomincia a muovere, quindi un vento molto variabile, dovuto probabilmente all'inclinazione del costone che si scalda molto con il sole e quindi crea delle correnti ascensionali. Procediamo con il tiro. Sentite nel microfono il vento. Ovviamente anche questo non è un tiro particolarmente difficile. La compensazione la sto valutando in base a quello che vedo. Ok, sembra che l'abbia valutata bene perché sono andato a bersaglio. Sì, scusa, non era? No, io stavo guardando la pietra. Ah, però l'ho preso. Ok, ora lo ribattiamo per verificare insomma che non sia stato solo un tiro fortunato. Quindi ridò le stesse compensazioni, il vento sembra simile a quello di prima, quindi la deriva dovrebbe essere la stessa. A bersaglio. Ok. Qua eravamo a 6,50 più o meno, no? Eccola là. Ok, siamo passati al target a 800 metri. Qua la difficoltà un pochino aumenta perché intanto la piastra è 30 cm, ma è appesa per uno degli, diciamo così, degli angoli del quadrato, quindi si presenta come un rombo. Questo fa sì che praticamente la superficie utile per colpirla nella parte centrale è soltanto quella nella parte centrale, diciamo, la superficie più larga. È più facile quindi magari sfiorare la piastra se si spara, diciamo, leggermente in alto o in basso. Siamo più lontani, quindi
Ok, infatti l'ho mancata anche se di poco, ma l'ho sfiorata. Gestire, diciamo così, le correzioni del vento in queste condizioni non è facilissimo perché cambia continuamente. Quindi magari un momento dai una Quello quanto è grande, te lo ricordi? 30 centimetri. 30 ecco, cm. ok, avete sentito 30 centimetri. Ok. Magari un momento dai una correzione e va bene, e il momento dopo vai a risparare e quella correzione non va più bene perché il vento è cambiato. Vediamo che succede ora, se riusciamo a colpirla. Peraltro sparare su un tavolo così con una forte inclinazione non è neanche comodissimo. Presa, Oh, presa finalmente. Però molto divertente, ok. assolutamente. E molto istruttivo. E siamo giunti finalmente al target che stavo aspettando da tanto tempo, ossia un tiro a 1000 metri, 950 per l'esattezza. Si tratta di una piastra di 50 cm con un'inclinazione positiva di 13 gradi. A ora 7 non voglio esagerare di 1 metro. Però tu spara come vuoi, dopo ti dico io. Se riesco a vedere. No, peccato, perché questo è più teso. Io parlo del 308, ma hai alzato un po'. Ho tirato un po' più in alto sulla piastra e l'ho messa in mezzo fra 1 e 1,5. Benissimo. No, perciò dico, perché questo è un po' più teso, io mo parlo del 308. Certo. Ok, replichiamo questa. Beccato alla base, Un po' più alta ancora. almeno 20 centimetri, però la deriva è giù. Ora, molto interessante anche se ascoltate il rumore dell'impatto, sentire quanto tempo ci mette il suono a tornare, diciamo così, da 1 chilometro. Riproviamo ancora perché ovviamente questo era quello che ho aspettato per parecchio tempo e quindi lo voglio colpire di nuovo. Ne approfitto per ringraziare tantissimo il titolare, il signor Suntino, che si è prestato molto cortesemente a farmi da spotter. Ok, adesso l'hai tirato quasi al centro, però sei alto un po', 10 centimetri. Ok. Ebbene, avete visto dai video com'è andata e alla fine, diciamo così, sono riuscito a prendere anche il target a 950 metri più o meno, quindi siamo lì con il chilometro. Decisivo è stato, devo dire, sicuramente l'utilizzo della Arken, un'ottica che raccomando perché per quello che riguarda prezzo, qualità, prezzo, prestazioni è veramente tanta roba. Il reticolo mi piace molto e il tracking è molto preciso, cosa che ha un grande valore, diciamo così, su un'ottica quando si fa appunto tiro a lunga distanza o tiro di precisione. E quindi per oggi dal poligono Valamara qui a Roio del Sangro io vi saluto, come sempre se il video vi è piaciuto mi raccomando mettete un bel like, se non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo sempre qui su Send It.